chitarre e così via. Roba forte. Ma adesso il bravo Mirko mi mette la sigla della strana coppia. La strana coppia speciale Cannes 78, in diretta con Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara dal Festival del Cinema che abbiamo sempre sognato. Innanzitutto vorrei ricordarvi, cari amici, cari amiche e cari all'ascolto di Controradio, che potete seguire questa diretta sul canale di YouTube di Controradio, sulla pagina Facebook di Controradio e sul sito di Controradio, ok? Potete vedere soprattutto Carlo Pellegrini e vedere che è a Cannes, non sta facendo finta di essere a Cannes da un garage allo Smannoro, vero Carlo? No, guarda. Buongiorno Benedetto, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, e oggi c'è pure il sole, che ieri è stata una giornata infausta, ma oggi è già tornata l'estate. Guardate, si sciava a Cannes. Questo è proprio ieri si sciava, oggi si fa sci sull'acqua perché dietro di me c'è il mare. E dall'altra parte il Palais des Cinéma, le Marché du Film e sopra di me la Sala Nievarda, quindi sono nel centro nevralgico delle proiezioni. Eccomi qua. Va bene, in realtà sei a alla Festa dell'Unità di Massa Rosa, ma detto questo non solo, ma ti sei messo anche la classica maglietta a righe orizzontali, molto francese. Niente sono calato. Anche se io domani, che è l'ultimo nostro collegamento in video, vorrei vederti con lo smoking, però io non so se mi farai questo piacere, però insomma ce lo farai soprattutto a tutti i tuoi ammiratori e le tue ammiratrici. Senti, allora Carlo, cominciamo a parlare di un thriller. Ti abbiamo lasciato con un poliziesco nigeriano, ne parlavamo ieri, ti abbiamo lasciato visto alle 8 di mattina, che mi sembra una cosa forte. C'è solo la droga dopo, c'è solo la droga prima c'è il poliziesco nigeriano. Però la domanda che ti faccio è: questo thriller di mattina l'hai visto? O ieri sera? L'horror l'ho visto ieri sera alle 9:45. Alle 9:45 mi sono recato a vedere un horror. No, un'esperienza fantastica. Allora, intanto ci voleva, perché è stata liberatoria, no? Un po' come quando fai la terapia che alla fine ti fanno urlare. Dopo tutti questi film un po' complessi, cervellotici, andare a vedere un horror in una sala piena di francesi, perché poi ormai se ne stanno andando via tutti, rimangono solo i francesi per questi ultimi giorni. Andare a vedere un horror qua è divertentissimo, perché a ogni colpo di scena, a ogni jump scare, cioè a ogni salto sulla poltroncina, a ogni uccisione scattavano applausi e risate e poi immediatamente il silenzio per seguire il film, quindi non c'era interruzione di film, però gli horror qua vengono vissuti con grande partecipazione da un punto di vista proprio del divertimento, e quindi mi sono ritrovato a vedere questo horror che non è male, si chiama Dangerous Animals e parla di squali, e a qualcuno potrebbe venire in mente che gli animali pericolosi siano proprio loro. In realtà gli animali pericolosi siamo noi, e questo è il messaggio del film. Sì, devi spiegare ai francesi a cui noi vogliamo bene che l'universale l'abbiamo già inventato noi negli anni 70-80, cioè la partecipazione al film. Comunque è interessante questa cosa, comunque, che sì, questa metafora l'horror, in realtà siamo noi quelli cattivi, ma questo abbiamo ampiamente capito e credo che tutti gli animali del pianeta l'abbiano capito. Allora, invece io volevo farti una domanda su una breve risposta. Martone, cosa sta succedendo? Quando c'è? Come c'è? C'è grande attesa? Allora, Martone c'è stato ieri sera, l'attesa non c'era, nel senso sì, c'era l'attesa di ogni premiere. Martone si è presentato con tutto il cast, Valeria Golino splendente, Matilda De Angelis e tutti gli altri. Il film diciamo che ha lasciato freddina la critica, non l'hanno massacrato, non l'hanno esaltato. Il fatto che oggi esca in tutte le sale italiane, non lo so, magari mi sbaglierò, mi fa capire che non è in odore di Palma, perché qualunque distributore che ha un po' di sale nella zucca
avrebbe aspettato il premio e poi lanciato il film in pompa magna. Quindi non lo so, è un film, è un bel film, è un film alla Martone, è un film che parla di una storia di Goliarda Sapienza. Goliarda Sapienza in questi ultimi tempi è di gran moda perché c'è stato appena uno sceneggiato tratto dal suo romanzo L'arte della gioia, c'è stata questa serie TV sempre con un'attrice molto brava che si chiama Tecla Insolia, e qui invece si va a indagare un po' la vita della scrittrice di Goliarda. Il film esce oggi nelle sale, chi lo vuole andare a vedere è praticamente come vederlo stamattina in replica a Cannes, e ve lo vedete tranquillamente in una sala cittadina da oggi. Però andare in infradito, no, facendo finta di essere a Cannes, vai a un cinema a Firenze. Portandosi un po' di sabbia in un sacchetto e buttarla nei cinema, no? Senti, allora, prima di andare verso un riassunto e immaginare, no, quali possono essere i candidati alla vittoria della Palma d'Oro quest'anno, ricordando che alla carriera è stata data quella a De Niro, poi quella a Denzel Washington, ne abbiamo parlato ieri. Io direi di parlare di questi film che ti aspettano. Io ti vedo fremente, ti vedo già lucido, così a metà mattina, e quindi quali sono questi film che ti attendono adesso, oggi? Allora, io oggi mi faccio una tripletta, comincio alle 2 con un film italiano che è nel concorso del Certain Regard. In realtà nel Certain Regard ce ne sono 2 di italiani, ma uno me lo perderò perché domani partiremo e lo danno nell'ultimo giorno. Oggi c'è un film di Francesco Sossai, regista giovanissimo italiano, si chiama Le città di pianura, me lo vado a vedere nella sala Debussy, è il film in concorso, sono curioso e finalmente sono rilassato perché non dovrò leggere i sottotitoli. Questo è un'altra cosa che mi fa ben sperare per il primo film che vedo fra poco. Mentre mi sono visto Panahi, che è in concorso, regista iraniano, film classico iraniano con le tematiche del cinema iraniano. Probabilmente al pubblico piacerà, è un film, anche questo la critica l'ha esaltato molto, potrebbe anche a sorpresa vincere qualche palma. Ce n'è un altro di iraniani in concorso che mi perderò, quindi vabbè, non parliamo di quello che mi perdo. Invece oggi 2 film, uno via l'altro, in concorso, si chiamano History of Sound, che vede la coppia Josh O'Connor e Paul Mescal, che sono 2 attori molto amati dal pubblico femminile. Josh O'Connor è stato protagonista di Challenger di Guadagnino, ma anche della Chimera della Rohrwacher, quindi è conosciutissimo. C'è questo film che si chiama appunto Storia del suono, parla di musica e quindi perfetto per Controradio, e quello che attendo di più ce l'abbiamo in serata, in smoking rigoroso, riusciremo a essere tutti e 3 della spedizione insieme, ci siamo aggiudicati i biglietti, e il film di Joaquin Trier che si chiama Sentimental Value, che è un film. Joaquin Trier è il regista della Persona peggiore del mondo. Questo film io ho grandi aspettative, potrebbe essere quello che mi piace definitivamente e io eleggo a Palma d'Oro. Non ti illudere, lo so che speri di che ti è. Non mi illudo. Allora, un consiglio, amico mio, tienti lo smoking stasera, dormi con lo smoking, svegliati in hangover con lo smoking e facciamo un bel collegamento di te in hangover con lo smoking. Allora, 2 domande prima di chiudere, una seria. Voglio sapere, allora, azzarda un pronostico, è ora di azzardarlo, sono 2 anni che sei lì e a questo punto hai visto 2800 film, qualcuno ci sarà. Uno. Allora, ti ripeto, è molto difficile perché anche stamattina ho incontrato per caso il corrispondente di Screen Week, che mi diceva che anche lui fa fatica a trovare un film che l'abbia convinto. Allora, le voci, i rumors danno per esempio un film molto piaciuto, Sirat, che è quello dei rave nel deserto marocchino. Sì. Potrebbe essere l'outsider, la sorpresa, il film che strappa la palma a nomi più importanti. Si parla molto di Sound of Falling, il film tedesco, difficile ma artisticamente molto bello.
Ci sono ancora 4-5 film in concorso che ancora nessuno ha visto. Chissà che non c'è, l'ultimo film è quello che convince tutti. Poi c'è sempre da fare riferimento alla giuria. Quest'anno è capitanata da Juliette Binoche. Cosa pensa Juliette Binoche del cinema? Quali sono i suoi gusti? Per i registi è più facile, con Juliette è più una scheggia impazzita, secondo me. Cara Juliette, quanti ricordi alla casa dell'Impruneta, quanti ricordi. Senti, l'ultima cosa che ti domando è più personale, ok? Tanto noi siamo amici, ci possiamo fare questo. È come quando i figli vanno a fare il campo estivo, no? Allora te sei a Cannes, stai facendo questo centro estivo a Cannes estivo. Allora, ti sei fatto nuovi amici? Cioè, vita sociale, cinema, cose, cene, pranzi, magliette, cioè ti sei fatto qualche amico nuovo, amica nuova? Scordatevi i pranzi e cene a Cannes, nel senso si mangia di fortuna e spesso tardi e spesso male, nel senso che quello che c'è mangi, ma che dire, abbiamo fatto un aperitivo in casa perché il nostro direttore dello Stensen e quindi sono stati invitati un po' di conoscenze più o meno fiorentine dal Festival dei Popoli appunto al Teatro della Compagnia, ma soprattutto lui sta lavorando anche per Europa Cinema, quindi ci sono venuti a trovare dei finlandesi, dei tedeschi, degli svizzeri, perché ormai noi siamo internazionali, quindi questi sono stati gli unici contatti umani diversi dal svegliarsi, vestirsi, trovare un posto, andare al cinema, quindi le feste le fanno quelli che sono qua per promuovere un solo film, che vengono, fanno una festa e se ne vanno. Questo è. L'anno prossimo ti voglio così, vai lì, promuovi un film, ci colleghiamo dalla festa, parliamo bene solo di quel film e poi vieni via. Carlo, Benedetto, devi fare un film tu come regista, veniamo qua a presentarlo alla Certain Regard e poi ci devastiamo nelle feste e torniamo a Firenze. Ne vediamo uno solo, il tuo, e poi anche Red Carpet, Purple Carpet. Sì. Se si arriva lì davanti alla gente così, aspettano una dichiarazione importante, dice Ale Viola, così finisce così. Allora, Carlo, appuntamento a domani, grazie di cuore, carina, molto carina quella maglietta, te la invidio. Hai visto? Molto carina. E buona giornata, sono felice che ci sia il sole. Ieri sembravi pronto per andare a prendere lo ski lift, invece oggi sei così maledettamente estivo. Appuntamento con la strana coppia domani, grazie di cuore Carlo, grazie a te, grazie a tutti. La strana coppia speciale Cannes 78, in diretta con Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara dal Festival del Cinema che abbiamo sempre sognato.